ed è per questo che la Temerario GT3 è la prima vettura da competizione. Senza i valori che definiscono il cuore della nostra manifattura Lamborghini. At the beginning, our founder, Ferruccio Lamborghini, did not really believe in motorsport as a right tool to promote cars, because the reason was quite clear. In the 60s, racing was extremely dangerous and fatal accidents really could happen, which seriously damaged the reputation of the very young brand. Today, for sure, based on the technological progress, the motorsport is much more safe and also highly professional. And most importantly, today, even our customers strongly demand a true connection between Lamborghini on the road cars and also on the racing side. So if I look back, what was the date of birth of Squadra Corsa? It was in 2013 with the first racing car, the Gallardo GT3 project, that Lamborghini initially has chosen to outsource. So mainly the project was handled out of the company with significant portions of design and production. But nevertheless, it was very fundamental because it was really the first necessary step into the GT customer racing, building experience, structure, and also technical competence. And so therefore, the next big step for our motorsport history was 2015 with the launch of the Huracan project, where Lamborghini took a decisive step forward. More and more processes were internalized, from engineering, but also to development and eventually also the production. Dal 2015 Lamborghini ha scelto di internalizzare la produzione delle proprie vetture da corsa, anche in un contesto come quello odierno in cui le auto racing si distinguono sempre di più dalle controparti stradali. Oggi le vetture da competizione sono prodotti altamente specializzati, sempre più complessi e lontani dal prodotto di serie. Nonostante questa evoluzione, Lamborghini ha deciso di mantenere all'interno dell'azienda progettazione, sviluppo e assemblaggio. Con il progetto Huracan, tra versioni GT3 e Super Trofeo, sono uscite dalle linee Lamborghini oltre 600 vetture da corsa. È un numero che rappresenta un case history unico nel mondo del customer racing. Queste vetture, Huracan GT3 e Super Trofeo, hanno dimostrato che un progetto racing può essere allo stesso tempo sia vincente in pista che sostenibile industrialmente, ma anche di grande successo commerciale. More than 200 race victories worldwide, 99 championship titles. I think this is a quite impressive success story if we consider, let me say, that we as a brand, we have still a quite young motorsport history. Among all the highlights, for sure, the DTM title, so the German Touring Car Championship title with Mirko Bortolotti in 2024. One of the first titles since decades from a non-German manufacturer was for sure a big success for our brand. And also, I would say the cherry on the cake was last year the victory of the 24 Hours of Spa in 2025. That, by the way, is it's the biggest GT3 race worldwide, and we are quite proud that after such a long time, on the straight line of Huracan GT3 history, I have to say that this victory was possible. And now, with the time of Temerario, we can say that Lamborghini has reached full maturity in motorsport. L'idea è stata molto chiara, quella di avere la possibilità di sviluppare una vettura che fosse dall'inizio pensata per il motorsport, ed è per questo che la Temerario GT3 è la prima vettura da competizione interamente progettata, sviluppata e anche prodotta qui a Sant'Agata Bolognese. Potremo vedere dietro le pieghe dell'assemblaggio 10 anni di esperienza nel motorsport di Lamborghini. So this means that we have now entered with the third generation of Lamborghini GT3 cars in a project that is
significantly more complex and sophisticated than anything we have done before. Because if we look also on the competition field, it's clear that the generations of GT3 race cars, they have progressed in the last 5-6 years really a lot from a car that was, if we consider, like I said before, the Gallardo GT3 that was more or less a strongly modified street car. We speak now about really a proper race car that was also born as a race car because of the higher competition also in the GT3 segment. Temerario GT3, un progetto derivato dalla Temerario di serie, dove ho preso parte allo sviluppo anche della macchina stradale. Sicuramente è un foglio in bianco su entrambi i progetti, gestito direttamente da Lamborghini e dai ragazzi di Lamborghini Squadra Corse. Dico, ovviamente la GT3 è imparentata alla versione stradale, ma senza chiaramente la componente ibrida per una questione di regolamento. So this integrated vision created really a unique synergy between the road car on one hand, but also between the two race cars. For us, it's very important to have this connection also to the road cars, because we want to have a credibility also on the performance statements of our road cars. One example is, for instance, the V8 engine. We use in the Temerario GT3 the same engineers who developed the road engine are also directly involved in the development and the application of the engine for the race car. And by the way, the main hardware of the engine is also exactly the same. And this is on one hand good for the street car, because we are pushing the boundaries also on the street car side. On the other hand, it's also very good for the race car, because we have a certain amount of reliability. We have also a certain amount of, let me say, technology in the engine already done, because it was developed for one of the most sophisticated street cars. So at the end of the day, it's a win-win situation. And this approach resulted really in a highly efficient and also sophisticated development process. Per la prima volta Lamborghini ha deciso di dedicare un'area completamente specifica all'assemblaggio delle vetture GT. Questo è un cambiamento importante rispetto al passato. Huracan GT3 Super Trofeo venivano assemblate direttamente in linea di montaggio, ma questo non è più efficiente, in quanto la vettura è profondamente diversa dalla controparte stradale. Quindi per Temerario GT3 e Super Trofeo abbiamo pensato a uno spazio dedicato, indipendente. Questo significa che la produzione delle vetture da corsa è oggi totalmente separata da quella delle vetture stradali. Questa organizzazione ci garantisce flessibilità, efficienza e autonomia produttiva, mantenendo gli standard della linea. On top, we have to say it's a significant industrial commitment also. Even for a company like Lamborghini, fully internalizing the design and production of a race car based on Temerario represented a major effort. It requires an investment in infrastructure, expertise, processes and people. So this decision clearly demonstrates that Lamborghini sees customer racing as a structural and also long-term commitment, not only as a side project. For us, it's really part of our DNA, it's part of our development strategy, it's part of our company strategy. And this is something that is for us very important, not only as a short-time marketing project. L'assemblaggio di queste vetture da competizione avviene su 5 isole dedicate. Ogni isola può essere convertita rapidamente tra produzione super trofeo o GT3. Questo approccio modulare ci permette di sia rispondere rapidamente alle domande dei clienti, ma anche di ottimizzare tempi e risorse e di mantenere standard qualitativi elevati. Abbiamo perciò predisposto un percorso di training dedicato agli operatori motorsport. Questo perché l'assemblaggio è fortemente artigianale. Ogni componente viene montato a mano e ogni fase è seguita da personale con competenze specifiche. È un approccio che unisce precisione industriale e cultura artigianale, uno dei valori storici della produzione Lamborghini. Partiamo da dove tutto ha inizio, che è il telaio. Il telaio è uno space frame in alluminio che chiaramente conserva molti elementi in comune rispetto alla vettura di produzione, ma in altri aspetti è completamente riprogettato. Ad esempio, gli space frame anteriore e posteriore sono ripensati completamente da zero e sempre in quest'ottica di andare incontro alle esigenze del racing. Ad esempio, tutta la supportazione del motore e del cambio, che è completamente nuovo, è stata ripensata. Sono stati eliminati tutti quegli elementi che servono per la supportazione delle macchine elettriche, che sono utili nella vettura di produzione, ma totalmente non utilizzati in quella da corsa.
e ovviamente l'accento è stato posto su ridurre il peso, come per ogni vettura da competizione, e su un altro fattore chiave che vedremo più volte, che è quello dell'accessibilità della vettura. È infatti fondamentale durante una gara, soprattutto di endurance, poter avere accesso molto rapido alla vettura, e quindi gli space frame sono totalmente smontabili in ogni componente e sostituibili anche durante una gara. L'unica fase condivisa con il mondo stradale è l'assemblaggio del vuoto. I motori vengono assemblati sulla stessa linea dei propulsori stradali Temerario, a garanzia di qualità e tracciabilità. Successivamente, i motori destinati alle vetture da corsa vengono trasferiti nel reparto di ricerca e sviluppo. E qui avviene l'adattamento specifico per il motorsport, con l'installazione dei nuovi turbocompressori e delle componenti racing. L'attenzione fondamentale è stata posta durante lo sviluppo e la calibrazione soprattutto sulla guidabilità. Per avere una guidabilità eccellente è stato quindi lavorato moltissimo su quella che è l'erogazione del motore, non tanto sulla potenza, perché come sapete nei vari campionati la potenza viene gestita in maniera indipendente. E la possibilità di assemblarlo qui in Lamborghini ci porta a due risultati che per noi sono fondamentali. Il primo, avere un motore affidabile ovviamente dopo l'assemblaggio, e l'altro, avere una costanza di prestazione tra tutti i vari motori che vengono prodotti. In questo caso possiamo affermare che questo motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata è effettivamente il concentrato dell'esperienza Lamborghini. Direttamente collegato al motore c'è il cambio. Il cambio è un cambio sequenziale a 6 marce completamente nuovo, che ha la caratteristica di essere trasversale. Questa architettura è stata dettata principalmente dall'esigenza di contenere le masse a sbalzo e quindi avere un eccellente bilanciamento delle masse di tutto il veicolo, e successivamente anche per rispondere a quelle esigenze di accessibilità e ridurre quindi i tempi di intervento su un componente che è così fondamentale. Chiaramente altri elementi chiavi nello sviluppo di questo componente sono stati la ricerca dell'affidabilità, in quanto sappiamo benissimo quanto durante una gara, soprattutto di endurance, le vibrazioni mettano a dura prova questo componente, e dall'altro lato anche la precisione, che si traduce direttamente in prestazione. Il cambio è un elemento chiave non solo per quanto riguarda la Temerario GT3, ma rappresenta anche la base dello sviluppo per le future macchine da corsa Lamborghini, come la Super Trofeo, che stiamo sviluppando proprio in questo momento. Come sappiamo, le sospensioni sono quell'organo meccanico che permettono di tradurre le sensazioni della strada e di renderle direttamente al pilota. Sono state quindi completamente riprogettate nella geometria, pur mantenendo l'architettura, quella di Huracan, con l'obiettivo di aumentare la stabilità del veicolo, aumentare anche la prevedibilità dello stesso, il tutto traducendosi in una maggiore confidenza da parte del pilota, che poi è quello che in pista fa la prestazione. Sicuramente una sfida importante. Abbiamo iniziato i primi test nel giugno 2025, quindi poco prima dell'estate. La macchina si è subito dimostrata solida, soprattutto per quello che riguarda la power unit, e sicuramente l'affidabilità è stata quella che ci ha permesso di fare tanti chilometri nel minor tempo possibile, che è sicuramente il punto di forza che abbiamo visto nella Temerario GT3 dal primo test. Ovviamente la macchina deve iniziare a conoscerla, però la macchina è molto sincera dal punto di vista delle modifiche, e questo sicuramente è un vantaggio, perché riesci a conoscerla man mano che vai a modificare la vettura. Ecco. L'obiettivo era chiaro, era rendere la vettura più semplice, quindi spostare la finestra d'utilizzo e cercare di ampliarla, perché ovviamente dopo 10 anni di sviluppo della Huracan ci siamo spostati sempre sulla performance in maniera più pura, andando a discapito poi della parte guidabilità, mentre l'obiettivo della Temerario è sicuramente di renderla guidabile e performante. Insieme ai team chiaramente lavoriamo per sviluppare quelli che sono tutti i sistemi
perché ogni campionato ha il suo regolamento, le sue peculiarità, che sono magari pit stop, partenza dai box, ripartenze o regolamenti particolari dove c'è bisogno chiaramente di tunare la macchina e i sistemi della vettura per ogni specifico campionato. Questa è sicuramente la parte più importante, perché è una parte di fine tuning dove veramente si riesce a fare la differenza. Avere la possibilità di farlo questa volta insieme ai team che partecipano ai campionati permette di ampliare ancora di più quella che è l'esperienza comune e di conseguenza poi l'efficacia delle modifiche che si vanno a fare. So summing up today, motorsport is not only a sporting platform. It's much more. It's also a technological laboratory and a central strategic pillar of our brand. And the Temerario GT3 represents the maturity we have achieved after more than a decade of experience. It is a result of a journey that began with the Gallardo GT3, was consolidated with the Huracan, and is now fully realized. Con una struttura dedicata, persone altamente specializzate e processi completamente interni, Lamborghini è pronta a sostenere la crescita del customer racing, a replicare il successo commerciale di Huracan e a costruire il futuro delle competizioni GT. Quindi con questo prodotto Lamborghini non vuole semplicemente produrre una vettura da competizione, ma vuole proprio definire un nuovo standard di riferimento per il customer racing. Non è solo una nuova vettura, ma un impegno industriale sportivo di lungo termine. Un approccio perfettamente in linea con l'essenza e i valori che definiscono il cuore della nostra manifattura Lamborghini. So Lamborghini firmly believes in the future of GT racing and in the value of its sporting customers. È tutto pronto per il debutto a Sebring, non ci resta che aspettare per questo nuovo capitolo della storia di Lamborghini nel motorsport.